Ciao a tutti, con questo video voglio iniziare finalmente una serie dedicata alla Sony A7 III. So che chi la possiede trova complicato a volte districarsi tra le tantissime impostazioni che questa camera offre, quindi ho pensato fosse utile per gli utilizzatori approfondire di volta in volta un argomento specifico, piuttosto che realizzare un semplice video dove vi mostro come è impostato il mio menu. Il mio obiettivo è fare in modo che siate in grado di padroneggiare al meglio la camera e decidere voi quale impostazione è più adatta per il vostro tipo di utilizzo. Quindi, in questo video voglio spiegarvi tutto ciò che c'è da sapere sull'autofocus della Sony A7 III. Questa camera ha un autofocus incredibile, con ben 693 punti AF di face detection che coprono circa il 93% del sensore. Come fare a ottenere il massimo da questo autofocus? Tanto per iniziare, solo guardando i controlli della camera abbiamo un tasto F-on che si può usare al posto del tasto di scatto a metà, che si può disattivare decidendo di usare solo il tasto qui dietro. Perché quasi tutti i tasti sulla camera sono completamente personalizzabili, quindi puoi andare sul menu e decidere quale tasto per te è più comodo e quali funzioni mettere. Apriamo il menu e vediamo subito che la prima scheda ha 14 pagine. Ogni pagina ha un titolo sopra che ci spiega quali controlli andremo a trovare sotto. Alla pagina 5 troviamo tutte le impostazioni per l'autofocus. Ora, la prima cosa che voglio mostrarvi sono i focus mode. Abbiamo l'autofocus singolo per soggetti fermi, l'autofocus continuo per soggetti in movimento, direct manual focus che è come l'autofocus singolo ma puoi anche muovere la ghiera del focus manualmente, e ovviamente hai il focus completamente manuale e tutte le opzioni di assistenza al focus. Tornando al menu, nelle voci sottostanti abbiamo anche le opzioni di priorità per l'autofocus singolo e continuo, cioè se vuoi che la camera dia priorità all'autofocus e quindi metta a fuoco veramente in modo preciso, o vuoi che dia priorità allo scatto e quindi essere sicuro che scatti velocemente. Di default queste opzioni sono impostate in enfasi equilibrata, che fa una media tra entrambi e cerca quindi sì di mettere a fuoco in modo preciso, ma di cercare di assicurare anche lo scatto più veloce possibile. Io ho impostato la priorità dello scatto singolo in AF, visto che comunque il soggetto sarà immobile e quindi ho il tempo di assicurarmi che il fuoco sia perfetto. Mentre per lo scatto continuo preferisco l'enfasi equilibrata, in quanto fa una media tra i due parametri. Poi abbiamo diverse opzioni per le aree di focus. Iniziamo con la zona ampia. Qui la vostra Sony A7 III cercherà nell'intero frame per trovare quello che vuoi mettere a fuoco. È utile per soggetti che si muovono molto velocemente, quando devi per forza affidarti all'eccellente sistema di autofocus della camera per poter seguire il soggetto. Ma se vuoi qualcosa di più preciso, abbiamo la zona area. La zona è comunque larga, ma puoi muoverla lungo lo schermo e la camera metterà a fuoco solo all'interno di quella particolare area. Dopo di questa abbiamo i punti di messa a fuoco, quindi ovviamente il primo è il focus al centro, molti di noi amano focheggiare al centro e poi ricomporre, ma ovviamente abbiamo anche lo spot flessibile, che vuol dire che puoi usare il joystick per muovere la cornice dell'autofocus sullo schermo e inoltre potete notare che al momento è impostato sul medio, ma basta premere la ghiera a sinistra e a destra e anche questo si può cambiare tra large e small, in modo che cambi la larghezza del focus point e così si può essere veramente precisi sul punto esatto che si vuole mettere a fuoco. Inoltre abbiamo lo spot flessibile espanso. Questo è molto simile allo spot flessibile, ma in questa modalità, se il soggetto si muove e va fuori dal punto selezionato, la camera userà i punti di messa a fuoco addizionali intorno all'area selezionata per aiutarti a tenere il soggetto a fuoco. Quindi non andrà subito fuori fuoco se il soggetto si muove leggermente ed esce dalla cornice. Poi abbiamo anche un'opzione per bloccare il focus e vuol dire che mentre usi l'autofocus per selezionare qualcosa, tenendo premuto a metà il pulsante di scatto, la camera cercherà di inseguire il soggetto mentre si muove all'interno dell'immagine, senza che tu debbia tenere il focus point sempre su di esso.
Questa voce invece, CB area FVB, che sta per cambiamento dell'area F verticale e orizzontale, dal nome non è molto intuitiva, ma quello che fa è cambiare tra l'area di focus orizzontale e verticale. Quindi con questa opzione praticamente, se muoviamo la camera in posizione portrait da landscape, si ricorderà l'autofocus per ogni orientamento e automaticamente tornerà su quel punto ogni volta che cambieremo posizione della camera. Da questa voce quindi possiamo decidere di ricordare solo il punto di AF o anche l'area, perché magari potresti voler utilizzare la zona ampia su un tipo di orientamento e poi cambiare posizione e avere un'altra area. Per esempio, andando a selezionare un punto di autofocus, seleziono un punto specifico all'interno del frame. Ora, metto la camera in verticale e muovo il punto di messa a fuoco. Quando torno in orizzontale vedremo che si ricorderà il punto focale di prima. È estremamente utile se sai esattamente dove vuoi mettere a fuoco. Andiamo avanti e a pagina 6 troviamo l'illuminatore AF. Ovviamente se non vuoi infastidire il tuo soggetto puoi disattivarlo, ma diciamo che aiuta molto in situazioni di bassa illuminazione. Poi abbiamo un'opzione AF aggancio al centro che prova ancora a selezionare il soggetto e tracciarlo mentre si muove attraverso il frame. Su autofocus viso occhi ovviamente puoi impostare la priorità sui visi e con l'ultimo aggiornamento di firmware la camera riesce a riconoscere anche molte tipologie di occhio animale, quindi possiamo scegliere il tipo di soggetto che stiamo riprendendo, dare riferimento soggetto, e puoi anche impostare che la camera metta a fuoco ed esponga per la faccia o separare le due cose. Per esempio, se vuoi che la camera faccia l'autofocus sui volti ma non vuoi che esponga per il viso, queste opzioni sono separate e puoi decidere qui se la camera debba dare priorità ai volti quando mette a fuoco e nelle opzioni di esposizione decidere se deve anche valutare l'esposizione in base ai volti selezionati oppure no. Per i fotografi più avanzati abbiamo anche l'opzione di sensibilità di inseguimento AF. Questo valore in pratica stabilisce quando la camera decide di cambiare il focus dal soggetto, il numero standard, e cioè 3, lavora bene per la maggior parte delle situazioni, ma puoi decidere di cambiarlo a seconda di quanto tu voglia che l'autofocus sia responsivo. Se fai ad esempio fotografia di sport e trovi che l'autofocus non sia abbastanza responsivo, puoi alzare questo numero per avere una maggiore reattività. Su F con pulsante di scatto puoi disattivare l'autofocus quando premi a metà il pulsante di scatto, perché come abbiamo detto alcune persone amano particolarmente il tasto dietro la camera. C'è anche l'opzione prefocus per quelle persone che magari vogliono essere sicure di essere sempre pronti il prima possibile. Si può impostare che la camera cerchi costantemente il focus anche se non si sta premendo il tasto del focus o premendo il tasto di scatto a metà. Puoi anche registrare un'area AF e ciò significa che, come abbiamo visto prima, possiamo impostare uno spot flessibile sullo schermo. Con la registrazione dell'area F puoi far ricordare alla camera il focus point e usando i tasti personalizzabili puoi richiamare velocemente questo punto. Ovviamente puoi cancellare anche l'area che hai registrato. Le opzioni di autofocus sono veramente molto ampie e il bello è che puoi impostare tutte queste cose sui tasti personalizzabili per avere un accesso veloce ai focus point. Per chi non è molto familiare con questa camera, voglio specificare che molte di queste funzioni sono disponibili premendo il tasto FN, dove troviamo 12 opzioni, anche se tutte personalizzabili, ma di default troviamo cose come accesso rapido al focus mode e alla focus area. Altrimenti puoi personalizzare ognuno dei tasti custom di questa camera per accedere velocemente ad altre funzionalità. Quindi, per esempio, il tasto qui in basso del cestino, come possiamo vedere, è un tasto anch'esso personalizzabile che si chiama C4. La ghiera può essere impostata in modo personalizzato e anche tutti quanti i bottoni AF on, AEL, C1, C2, C3. Una delle cose per cui è più famosa la Sony è l'autofocus sugli occhi. Questa funzione non solo riconosce automaticamente il viso, ma è in grado di mettere a fuoco direttamente l'occhio per non sbagliare mai il fuoco sul soggetto. Con l'uscita della terza versione del firmware, la Sony ha reso questa opzione automatica e si attiva ogni volta che si preme il tasto dello scatto a metà per mettere a fuoco. Se ancora non avete fatto l'aggiornamento, potete seguire la mia guida sul canale, ma io comunque continuo alle volte ad usare anche il tasto che ho personalizzato con la F sugli occhi per essere sicura che la camera riconosca l'occhio del soggetto.
Vi mostro brevemente come impostare questa opzione, perché la trovate disponibile solo tra i tasti personalizzabili. Quindi andiamo sul menu 2, pagina 8 di 9, e per chi non lo sapesse possiamo impostare un'opzione diversa per ogni tasto, sia che si scatti foto o si registri video o anche per la riproduzione. Io ho deciso di impostare la F sugli occhi sul tasto F on perché mi è comodo da premere mentre sto componendo, ma potete decidere liberamente il tasto che vi è più congeniale. Andiamo sul tasto personalizzato 1 e come vedete già impostato su F sugli occhi. Un'altra opzione molto popolare è la registrazione visi, in quanto è possibile registrare i volti da far ricordare alla camera. Questo vuol dire che puoi dare priorità a certi volti nella scena in modo che la camera metta a fuoco e rimanga sulla persona giusta. La troviamo nel primo menu a pagina 14. In pratica posso fare una foto ad una persona e dire alla camera di voler dare le priorità a questo volto, così lei cercherà di mettere sempre a fuoco quel viso quando lo trova nel frame. Quindi, se facciamo una nuova registrazione, vediamo che ci compare un quadrato. Il viso della persona va inquadrato all'interno di questo e una volta realizzata la foto vediamo che nel menu precedente abbiamo altre opzioni come scambio dell'ordine, che vuol dire che se in una scena abbiamo molteplici persone puoi stabilire l'ordine di priorità per ogni persona che registri. Lo schermo della Sony è touchscreen e questo vuol dire che non solo possiamo cambiare il punto di messa a fuoco con il joystick, ma se ad esempio siamo ad area ampia puoi spostare il punto toccando semplicemente lo schermo e trascinando il punto dove vuoi, che lo rende molto semplice e veloce. Se non ami il touchscreen puoi ovviamente disattivarlo. Vi mostro le opzioni disponibili per il touchscreen che si trovano nel menu con la cassetta degli attrezzi a pagina 2 di 7. Se non vi piace il touch sul funzionamento tattile, potete impostare l'opzione completamente off. Tuttavia ci sono delle impostazioni interessanti, come a pagina 3, dove troviamo schermo tap tattile e questo regola le operazioni possibili sul touch panel o sul touchpad. Touch panel è quando componi usando lo schermo LCD della camera, mentre il touchpad è quando usi il touch panel ma inoltre componi utilizzando il mirino e quindi avvicini l'occhio al viewfinder della camera. Puoi avere tutte e due attive o disattivarne o attivarne solo una. Io, non usando il viewfinder praticamente quasi mai, ho disattivato l'opzione e scelto di attivare solo lo schermo tattile. Ma in caso voleste usare anche il tappeto tattile potete decidere se attivarlo o disattivarlo quando orientate la camera in modo verticale, in modo che quando girate la camera per un ritratto lo schermo si spenga automaticamente. Potete distinguere il comportamento del touchscreen a seconda della posizione. La posizione assoluta significa che premendo sullo schermo il punto sarà precisamente quello, mentre relativa vuol dire che scorrendo sullo schermo il punto di messa a fuoco andrà in quella direzione, quindi puoi impostare l'uno o l'altro o tutti e due. Potete scegliere anche se utilizzare l'intero schermo o solo una parte o un'area di operazione. Questo è utile perché, appunto, se tocchiamo con il naso la guancia allo schermo mentre guardiamo nel viewfinder, possiamo dire alla camera quale parte dello schermo può restare attiva e quale invece no. Quindi, mentre stai usando il mirino, puoi avere lo schermo intero attivo, puoi avere solo la metà destra o la metà sinistra, eccetera. Velocemente parliamo anche dell'autofocus video. Nel secondo menu a pagina 2, insieme alle opzioni audio, troviamo anche tutte le opzioni di autofocus per il video. Abbiamo la velocità di autofocus che è possibile scegliere tra lenta, normale e veloce. Una volta che la camera decide di cambiare fuoco, puoi scegliere che aggiorni e cambi fuoco velocemente oppure più lentamente in modo che sia più cinematico e graduale, o magari lasciarlo a livello normale. E simile abbiamo anche la sensibilità di inseguimento AF. Qui puoi scegliere tra standard e risponde bene. Quindi se stai registrando e stai usando l'autofocus per seguire una persona, è consigliabile lasciarlo in standard perché in caso di interruzioni, come ad esempio un passante che cammina davanti al tuo soggetto, la camera non cambierà in modo repentino il focus.
Invece ci sono situazioni in cui è preferibile impostare la sensibilità su responsiva, quando vuoi essere in grado di aggiornare il focus rapidamente. Se stai registrando, durante un video puoi toccare sullo schermo e cambiare il punto di messa a fuoco, ma attenzione, se sei su un punto flessibile, magari sei in un'area ampia e tocchi lo schermo durante la ripresa, la camera si aggiornerà mettendo a fuoco quel punto. E una volta arrivata al punto, cambierai impostazioni in mano al focus, fino a quando non toccherai lo schermo ancora. Questa opzione si chiama Spot Focus e ti permette di cambiare lo focus toccando lo schermo. La camera mette a fuoco sul punto, rimane su quel punto fino a quando non aggiorni il focus toccando su un altro punto. Questo è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Lasciatemi un commento con le vostre impressioni e ovviamente anche i suggerimenti per i prossimi video sono sempre ben accetti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!